uno dei piatti più celebri e amati della cucina italiana, la parmigiana di melanzane. Iniziamo a preparare il sugo per la nostra parmigiana. Mettiamo in un tegame dell'olio extravergine di oliva e della cipolla tritata. Volendo, al posto della cipolla si potrebbe utilizzare anche uno spicchietto d'aglio, lo si fa rosolare e poi lo si toglie, oppure lo si tiene nel sugo e si toglie dopo. Facciamo rosolare la cipolla per una decina di minuti a fuoco molto basso, la facciamo appassire. Ora che la cipolla è ben appassita, inseriamo la passata di pomodoro. Aggiustiamo di sale. Copriamo con una retina, abbassiamo il fuoco e lasciamo sobbollire per almeno 10-15 minuti, in modo che si restringa il sugo. Io mi dedico alle melanzane, elimino la parte verde e adesso le taglio a fettine da mezzo centimetro di spessore. Mi aiuto con una mandolina. Qui abbiamo dell'olio di arachidi a 175 gradi. E adesso introduciamo le nostre fettine. Non le facciamo diventare troppo scure, dorate. Ecco la prima melanzana dorata, come vedete, ma non troppo scura, non bruciatele, mi raccomando. Le facciamo scolare. Ecco il nostro sugo pronto, si è addensato e adesso posso aggiungere anche il basilico che spezzetto con le mani e mischio. Io adoro il basilico dentro al sugo di pomodoro, dà proprio un bel profumo, quindi abbondate. Lo mettiamo da parte e adesso ci dedichiamo a grattugiare il caciocavallo. Nella parmigiana, quella siciliana, il caciocavallo è ragusano, quindi quella forma rettangolare che è molto però difficile da trovare fuori dalla Sicilia, quindi io ho preso del comune caciocavallo. Eliminiamo la parte esterna e lo grattugiamo. Io utilizzo una grattugia a julienne. Ecco tutto il nostro caciocavallo, lo mettiamo in una ciotolina e poi possiamo comporre la nostra parmigiana. Ecco la nostra pirofila, questa misura 25 x 35 all'incirca, potete anche utilizzare una teglia magari di alluminio, quello che avete a casa. Allora mettiamo sul fondo un po' di olio extravergine di oliva e adesso aggiungiamo un pochino di salsa di pomodoro sul fondo, la spargiamo per bene. E ora procediamo con gli strati. Prendiamo le nostre melanzane fritte e facciamo un primo strato. Di nuovo un po' di sugo di pomodoro. Lo spargiamo per bene. E poi un po' di caciocavallo. Siate abbondanti. Perfetto, adesso ricominciamo con lo strato, ma se prima abbiamo messo le fettine in orizzontale, ora le mettiamo in verticale. Così, quando andiamo a tagliare la nostra parmigiana, la fetta sarà più compatta. E adesso ricomincio ad alternare gli strati.
Passiamo all'ultimo strato, completo sempre con il caciocavallo. E ora posso infornare la mia parmigiana nel forno statico a 200 gradi per 30 minuti. Che profumino! Mi raccomando, una volta sfornata la parmigiana, lasciatela per almeno 20-30 minuti a riposare, così riuscirete a fare una fetta migliore, più compatta. Ora ne tagliamo una bella fetta abbondante. Io vado matta per la parmigiana. E voilà! Avrei proprio voglia di fare un bell'assaggio, ma prima vado a fare una foto.